Marta Del Grandi, Selva, album pubblicato poco più di un mese fa, contenente 12 brani per 41 minuti di musica. È un nome del quale si sente parlare da tempo, ciò nonostante non ho voluto leggere nulla a riguardo, ma ascoltare l'album e farmi un'idea tutta mia. È un album a taglio chiaramente esistenziale. C'è molta contaminazione di generi, con suoni etnici e musica ambient. Quasi tutto ha una funzione evocativa. Scene di natura, cieli, boschi, panorami. Il cantato è diretto ma pulito, soave. Si muove come un vento che attraversa e galleggia sugli ambienti che ha creato. La voce non è mai bruta, roca, forzata. È come se si integrasse perfettamente con la natura, appunto, che la circonda. Se volete un'idea di come potrebbe suonare, vi dico che nei brani più eterei potrebbe in qualche maniera ricordare Enya, mentre nei pochi brani con una struttura ritmica un po' più convenzionale potrebbe ricordare Norah Jones. Ripeto una cosa che dovrebbe essere chiara: questi non sono dei paragoni o dei confronti diretti, servono giusto per dare un'idea, per creare un minimo di aspettativa. Risulta quindi che molti pezzi, o comunque parti di essi, ricordano un po' delle nenie, dei mantra, anche perché è difficile trovare dei veri e propri ritornelli. I pezzi per lo più si caratterizzano da delle sorte di arie. Il climax non si raggiunge mai tramite la violenza anche dinamica del classico schema verso, pre-chorus, ritornello, ma attraverso delle modulazioni melodiche che raggiungono quindi un apice, sublimano in un certo momento che generalmente coincide anche con una frase che spesso viene anche ripetuta continuamente. E questo contribuisce chiaramente a dare quell'idea di mantra, no? Perché è una frase che viene ripetuta quasi se fosse una preghiera o una speranza o semplicemente per sottolineare il messaggio. I testi. Innanzitutto tutto l'album è scritto in inglese, tranne una sola canzone che tra l'altro dà anche il titolo all'album stesso. Di per sé le parole sono semplici, ma non per questo banali. Sono per lo più delle suggestioni, spesso a tendenza criptica. Anche nelle canzoni un po' più classiche, diciamo, dove comunque si percepisce l'esistenza di una storia, la stessa è sempre in secondo piano. È un mero espediente che serve in realtà per portare l'osservazione di un fenomeno, di uno stato d'animo, o anche semplicemente di una prospettiva su qualcosa. Parliamo di come suona. A mio gusto, questo è un grandissimo mix. Ogni strumento è a fuoco. I suoni campionati sono sempre puntuali, precisi, mai fastidiosi. C'è un'ottima separazione tra gli strumenti, che quindi mentre sono a fuoco sono anche separati. E questo chiaramente contribuisce all'ambiente del disco, perché in fondo comunica già questa idea di ariosità, di spazi aperti. Tutto suona estremamente pulito e naturale. Usando un termine tecnico, è trasparente. Si fluttua quindi tra ambienti vastissimi all'aperto, dove non c'è spazio per pareti o porte. A conferma della grande trasparenza del mix, vi dico che sulla voce addirittura si percepiscono le sibilanti, e la cosa contribuisce a creare un ambiente intimo e sicuro. Se la nota sulle sibilanti non è chiara, chiedetemelo nei commenti, così vi spiego un po' che cosa intendo anche a livello tecnico. Un altro esempio a dimostrazione di quello che vi sto dicendo. Delle chitarre si sente lo strusciamento delle dita sulle corde nel passaggio tra gli accordi. Soprattutto nei pezzi più eterei c'è anche tantissima attenzione per il panning e quindi la voce si trasferisce da un canale all'altro, si allarga occupandoli oppure si restringe e poi si focalizza. Tutto sempre con grande delicatezza. Dicevamo che l'unico brano scritto in italiano è Selva, che appunto dà il titolo all'album. Questo brano concentra tutto il concept del disco, dal coraggio di non seguire la forma canzone tipica, quindi abbandonare l'idea del radio friendly, dal prendersi tutto il tempo che si vuole, che si ritiene necessario, e poi qui c'è anche l'aspetto sperimentale, dato che inizia con un suono di insetto che poi si modula, diventa presente, insomma si svolge poi la canzone da là. E l'estremizzazione della caratteristica connotazione mantrica di cui parlavamo all'inizio. Tant'è vero che la parte cantata di questo brano si fa attendere molto e quando arriva ripete le stesse frasi in continuazione fino alla fine.
È un album di grandissima eleganza, ci avvolge, ci trasporta, ci prende per mano, sempre con grande confidenza, grande fiducia, grande delicatezza. Credo che questo sia uno di quei casi nei quali la scelta di un supporto adeguato, un dispositivo di riproduzione decente, siano veramente fondamentali per apprezzarne anche il trasporto. E comunque anche utilizzando cuffie a padiglione aperto, questa sensazione di ariosità che c'è viene trasferita meglio da un sistema classico stereo con casse magari anche molto separate. In conclusione, l'album può piacere o meno, ma la cosa più importante per me è che esista, che faccia discutere, che divida, che ispiri, perché è il risultato di una serie di scelte in funzione proprio della libertà artistica, al tutto che è piegato sempre per assecondare, per aiutare il messaggio, quindi non c'è nulla di effimero, non c'è nulla di vuoto, inutile. Anzi c'è il rifiuto di tutte quelle dinamiche commerciali e di tutte quelle orribili abitudini che da abitudini ormai sembrano essere diventati dogmi. Poi, ma se non lo fai così un album non lo puoi fare. Ma perché? Questo disco è il manifesto di come si possa fare musica diversa da quella porcheria intercambiabile e vacua che ci viene proposta dal mainstream. Se non l'avete fatto, dedicategli qualche ascolto e mi farebbe piacere se ne parlassimo nei commenti e ci confrontassimo meglio, magari potremmo anche approfondire qualcosa.